Nel 232 a.C., 4 anni dopo la cessazione delle ostilità tra Roma e i Galliboi e Lingoni, Gaio Flaminio riuscì a far passare la Lex Flaminia de agro Gallico et Piceno viritim dividundo, che prevedeva la lottizzazione e la distribuzione tra i coloni romani di quelle terre che un tempo erano state dei Galli Senoni, quindi le Marche settentrionali e la Romagna. Secondo Polibio fu proprio l'aumento esponenziale di coloni romani lungo il confine con la Cisalpina a spingere i Boi ad architettare una campagna militare in grande stile ai danni di Roma. Alla riapertura delle ostilità avrebbe potuto, forse, aver contribuito anche un'altra legge promulgata dal Senato romano e che vietava espressamente ai cittadini di portare avanti un qualunque tipo di commercio con i Galli che prevedesse un pagamento in oro o in argento. Secondo Cassio Dione, dopo il 236 a.C., con la stipula della pace tra Roma e i Celti, era sbocciato un fiorente commercio di schiavi tra la Cisalpina e Roma, probabilmente frutto delle lotte intertribali tra i Galli. Schiavi venivano catturati in Cisalpina e venduti ai Romani, ma il Senato, temendo che i barbari avrebbero potuto utilizzare i proventi di questo fiorente commercio per finanziare una qualche campagna militare ai danni di Roma, stabilì che i cittadini romani non potevano pagare in oro o in argento nessuna merce acquistata dai Galli. Quale che sia stata comunque la motivazione, i Galli Boi decisero di promuovere una lega tra diverse popolazioni della Gallia Cisalpina per mettere in campo un esercito celtico come mai era stato visto prima d'allora e per sferrare ai Romani un attacco senza precedenti. Secondo Polibio, per prima cosa i Galli Boi avrebbero siglato un trattato di alleanza con la Confederazione dei Galli Insubri, quel popolo celtico che era giunto in Nord Italia nel V secolo a.C., guidato dal principe Belloveso, e che dopo essersi amalgamato con la realtà celtica indigena dei Leponzi, aveva fondato la città di Mesiolano, l'odierna Milano. La Confederazione degli Insubri era probabilmente la realtà più potente di tutta la Gallia Cisalpina e dominava sulla Lombardia centro-occidentale, sul Piemonte orientale e sul Canton Ticino. Insieme poi Boi e Insubri avrebbero inviato dei messaggeri in Gallia Transalpina, precisamente nella valle del Rodano, con il compito di reclutare delle bande guerriere presso ai Galli Gaesati, quella realtà mercenaria della quale abbiamo già trattato in precedenza e che sicuramente in passato era già stata coinvolta negli scontri tra i Galli Cisalpini e i Romani. Polibio non parla di altre realtà celtiche coinvolte nella pianificazione della campagna militare, però poi, quando descrive la battaglia di Talamone, il momento apicale di tutta la guerra, cita i Taurini, un popolo celto-ligure che viveva nel Piemonte centrale, e li cita chiamandoli Taurisci, sottintendendo quindi una sorta di legame con l'omonimo popolo celtico stanziato in Carinzia. Un legame d'altra parte che è stato confermato dalle moderne ricerche archeologiche del compianto professor Gambari. Cassio Dione, al contrario, sia per quanto riguarda tutto il processo di pianificazione della campagna, sia per quanto riguarda il reclutamento dei mercenari transalpini, cita unicamente la Confederazione Insubre, che nella sua cronaca sembra essere l'unica realtà cisalpina degna di menzione. Polibio non cita nessun condottiero dei Galli Cisalpini, mentre al contrario fa il nome di due re dei Gaesati, Concolitano e Aneroesto. Però, considerando che i Galli Gaesati erano una realtà mercenaria, a detta dello stesso Polibio oltretutto, è plausibile che lo storico greco abbia in qualche modo frainteso la sua fonte, probabilmente Fabio Pittore, e che Concolitano e Aneroesto fossero due magistrati o due condottieri o due re o degli insubri o dei boi. Certo, il fatto che vengano citati in coppia richiama immediatamente alle figure di Atis e Galatus, i due re dei Galli Boi che portano avanti la campagna militare contro i Romani del 236 a.C. Floro, invece, cita un condottiero cisalpino a nome Britomarus,
che secondo lui avrebbe fatto voto di sfilarsi il cinturone portaspada solo quando sarebbe entrato nel Campidoglio. Un giuramento che riecheggia in Cassio Dione, che invece ne attribuisce uno simile ai Galliboi, che secondo lui avrebbero giurato di togliersi le armature solo quando sarebbero entrati vittoriosi a Roma. Certo, il fatto che il nome Britomarus richiami così da vicino quello di Britomaris, il gallo senone che era stato protagonista degli scontri tra Romani e Celti nel 283 a.C., in qualche modo tende a invalidare tutta la testimonianza di Floro, che forse aveva in qualche modo confuso eventi e personaggi storici diversi. Tutta l'operazione di reclutamento e pianificazione della campagna militare durerà per ben 7 anni, durante i quali forse i Celti ricevettero anche l'aiuto di Asdrubale il Bello, il condottiero cartaginese della Spagna, che pur di distogliere l'attenzione romana dal potentato Barcide della penisola iberica, sicuramente avrebbe finanziato molto volentieri qualunque operazione di disturbo. Sarà comunque nel 225 a.C. che un enorme esercito di Galli Gaesati varcherà le Alpi e si unirà a quello dei Galli Cisalpini in pianura padana. A Roma i preparativi dei Galli non erano certo passati inosservati e l'urbe si era organizzata per resistere alla minaccia celtica con ogni mezzo a sua disposizione, reclutando nuove legioni e siglando nuove alleanze. In particolare risulteranno cruciali i trattati di alleanza stipulati con il popolo dei Veneti, una realtà stanziata a est del fiume Adige e culturalmente molto vicina ai Latini, e il popolo dei Galli Cenomani, stanziato nel Veneto occidentale e nella Lombardia orientale. Un popolo celtico quest'ultimo, ma storicamente vicino ai Veneti e altrettanto storicamente refrattario all'espansionismo della Confederazione Insubre. Appena a Roma giunge la notizia che l'esercito di Insubri, Boi, Taurini e Gaesati è in marcia verso sud, viene immediatamente inviato alla colonia di Ariminum il console Lucio Emilio Papo, con il compito di difendere l'Ager Gallicus. Contemporaneamente, le difese dell'Etruria vengono demandate a un esercito di 50.000 fanti e 4.000 cavalieri etruschi e sabini, guidati da un pretore. I Romani organizzano anche uno stratagemma. Istruiscono 20.000 forze degli alleati Umbri e Sarsinati e altrettanti soldati dei Veneti e dei Cenomani affinché si schierino rispettivamente ai confini meridionali e settentrionali delle terre dei Boi, per poi invaderle, costringendo così una parte dell'esercito boico a rimanere a difendere le proprie case. Per quanto penalizzato da questo stratagemma ordito dai Romani, l'esercito delle forze galliche comunque contava secondo Polibio 50.000 fanti e ben 20.000 tra carri da guerra e cavalieri. A dispetto della sapiente strategia messa in campo dai Romani, i Galli riescono a coglierli completamente impreparati. L'esercito celtico ignora completamente quello del console Papo e invece di dirigersi contro Rimini, valica l'Appennino e si abbatte sull'Etruria, per poi puntare direttamente contro Roma, saccheggiando e devastando ogni cosa sul suo cammino. È evidente che i Galli debbono aver utilizzato dei valichi sconosciuti ai Romani, visto che riescono tranquillamente ad eludere la vigilanza dell'esercito del pretore, quello composto dai soci etruschi e sabini e che era stato posto a difesa della regione. Quando le forze del pretore si pongono a seguire la scia di distruzione lasciata dai Galli, questi, che nel frattempo hanno raggiunto l'altezza di Chiusi e che quindi distano 3 giorni di marcia da Roma, invertono il loro percorso per fronteggiare gli avversari. Secondo Polibio, dopo una giornata di cammino, i due eserciti si trovano uno di fronte all'altro. Ma i Galli, invece che attendere il giorno successivo per confrontarsi con gli avversari, decidono di ordire una trappola. Di notte, lasciando accesi i fuochi dei loro accampamenti, i Celti inviano in gran segreto tutta la loro fanteria verso nord, lungo la via per Fiesole, con l'ordine di appostarsi ed attendere. La mattina dopo, quando il pretore si rende conto che nell'accampamento nemico sono rimasti solo i cavalieri, pensando che i fanti celtici si fossero dati alla fuga nottetempo, ordina la carica.
La cavalleria gallica si ritira, trascinando con sé l'esercito avversario, che la segue fino al punto dove i fanti celtici sono appostati e pronti a far scattare la trappola. Polibio descrive una mischia feroce che si risolve con la vittoria dei Celti sia grazie al loro valore, sia grazie alla loro superiorità numerica. E i soci dei Romani, rotti, lasciano 6.000 uomini sul terreno e si ritirano faticosamente su di una collina. I Galli inizialmente provano ad espugnare il colle, ma alle prime difficoltà desistono, piegati dalla fatica sia per lo scontro sostenuto, sia per la marcia notturna, e risolvono con l'accamparsi per riposare, lasciando un distaccamento di cavalleria ai piedi del colle per vigilare sui nemici. Non sappiamo dove si sia svolta esattamente questa battaglia e, sebbene Polibio parli di Fiesole, è evidente che partendo da Chiusi non poteva bastare una giornata di marcia e poi una marcia notturna. Se la battaglia si è svolta in direzione di Fiesole, è probabile che abbia avuto luogo quindi nell'Alta Val di Chiana, e questo anche considerando il riferimento al colle dove i resti dell'esercito romano trovano rifugio. Anche Cassio Dione riporta questo episodio, ma lo fa in maniera molto diversa e assai meno affidabile di Polibio. Secondo Dione, l'esercito gallico, dopo aver saccheggiato diversi centri dell'Etruria, viene colto nottetempo da una tempesta tremenda. Terrorizzati dal maltempo, i Galli, convinti in qualche modo di aver scontentato gli dei, decidono di ritirarsi e tornare in patria. Ma durante la ritirata la loro retroguardia viene aggredita dall'esercito del console Attilio Regolo. L'esercito romano però viene sconfitto e il console trova la morte. Tutto l'impianto di Cassiodione è evidentemente errato. Se è vero che il console Regolo avrebbe trovato la morte contro i Galli, questo sarebbe accaduto alla battaglia di Talamone, non certo ora, anche perché in questo momento il console Regolo è a domare una rivolta in Sardegna. Oltretutto, i riferimenti alla tempesta e al terrore reverenziale dei Galli sono evidentemente un calco delle fonti relative al sacco di Delfi. Rimaniamo quindi legati alla fonte di Polibio. Ora i Galli sono accampati e si stanno riposando, ma presto avverranno degli eventi che sconvolgeranno completamente la situazione e porteranno alla famosa battaglia di Talamone. Ma di questo parleremo nella prossima puntata. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.